Oggi parliamo di batterie. Sì, perché se cambi batteria e la Mini cambia comportamento, stai tranquillo che non è suggestione. Ha cambiato curva elettrica, resistenza e magari anche peso. E se pensi che ti basti guardare un numeretto sul tuo caricabatterie per scegliere una batteria da gara, oggi ti faccio vedere perché stai guardando la cosa più sbagliata. Vediamo insieme come leggere quello che succede davvero dentro una Mini 4WD. Partiamo da 3 verità assolutamente fondamentali. Nella tecnologia che utilizziamo per le nostre Mini 4WD, l'NIMH, né la tensione né la corrente sono valori costanti. Sì, perché l'NIMH, non so se ve ne siete accorti, ma lavorano su una curva di tensione che decresce nel tempo. Lavora attorno, diciamo, ai 2,8 A, che è il valore che utilizziamo un po' tutti anche per testare poi effettivamente i giri del nostro motore. In realtà stiamo parlando di, possiamo definirla, una zona tipica di utilizzo, con ovviamente dei picchi dal punto di vista dell'accelerazione, cali nei tratti un po' più scorrevoli e richieste ovviamente diverse anche in funzione di quello che è il carico meccanico che andiamo a sottoporre alla nostra alimentazione. Quindi il vero nemico per noi delle Mini 4WD che utilizziamo l'NIMH è il decadimento delle nostre batterie, il decadimento appunto nel tempo. Il problema quindi non è effettivamente quanto è esoso il nostro motore, ok? Ma quanto velocemente la tensione della batteria crolla mentre il motore gliela richiede. 2 batterie possono avere assolutamente lo stesso livello di tensione, diciamo, senza essere in uso. Cioè, tipicamente se avete un 2500 Pro o anche un tester per batteria e provate a verificare quella che è la loro tensione, possono tranquillamente avere lo stesso valore. Ci mancherebbe altro. Ma quello che veramente ci interessa è capire come si comportano a 5, 10 e 20 secondi nel momento in cui iniziamo a utilizzarle. L'ultimo punto fondamentale di questo nostro, chiamiamolo capitolato iniziale, all'interno di quella che è la nostra Mini 4WD, una batteria non è soltanto l'alimentazione, ma è anche peso, posizionamento del peso e stabilità dinamica. Quindi ogni scelta che andremo a fare, non solo dal punto di vista della batteria per quello che è il suo rendimento, ma anche della sua tipologia, per esempio se passiamo da una NeoChamp a una Eneloop 2000, andiamo effettivamente a fare anche una scelta di assetto. Per capire tutto questo è necessario che poniamo come elemento centrale della nostra analisi la resistenza interna, ok? Quel valore che tipicamente su alcuni caricatori viene indicato come IR, appunto internal resistance in inglese. Insomma, era facile. La relazione che ci interessa capire per ogni singola batteria che andremo ad impiegare, appunto, è quella che è la tensione utile, ovvero la tensione a vuoto, quindi senza l'utilizzo della batteria, quindi semplicemente andando a verificarla, meno la corrente che ci serve per la resistenza interna. Però, e qui si fa il complesso, la resistenza interna non è un valore costante, ma è un valore che cresce tipicamente sia quando la batteria lavora, quindi diciamo durante la scarica, ok? Più una batteria viene scaricata, più la sua resistenza va verso l'alto. Questo valore ovviamente cresce anche in funzione del fatto che voi stiate stressando o meno le vostre batterie. Se fate semplicemente una scarica a una temperatura che poi vedremo, diciamo definendola banalmente normale adesso, sicuramente il livello di resistenza sarà più basso, ma se la batteria è già stata stressata tanto, il livello di resistenza sarà molto più alto. Facciamo ora una piccola analisi di quelle che sono le batterie che vengono principalmente utilizzate nella categoria Jump, ma in realtà è un discorso che è applicabile anche ad altre, ok? Anche perché in realtà ormai, diciamo, questo tipo di batterie vengono utilizzate per tutto. Partiamo dalle NeoChamp, quindi da batterie che hanno un taglio in termini di milliampere un po' più inferiore rispetto a quello che utilizzavamo fino a qualche anno fa, e dalle Fujitsu, qui vedete la versione pink, quindi quelle un pochino più leggere. Parliamo comunque di batterie i cui milliampere oscillano sempre dagli 850 ai 950, queste sono entrambe nomenclate come 950 mAh, quindi sia le NeoChamp che le Fujitsu Rosa hanno appunto questo valore, diciamo, di fabbrica, ok? Per quella che è la definizione proprio della cella. Queste batterie effettivamente sono più piccole dal punto di vista, possiamo definire, del peso,
perché dal punto di vista del formato stiamo parlando comunque di batterie il formato AA, quelle che in Italia chiamiamo stilo, ma al loro interno effettivamente già andandole a pesare, ecco, troviamo una discreta differenza. Avendo meno milliampere e a parità di tensione anche rispetto a batterie che poi vedremo, che poi vabbè, ve lo posso anche dire, parleremo anche delle Eneloop, sicuramente la curva iniziale di una Neochamp e di una Fuji è molto più alta. Questo si traduce in che cosa? In una risposta molto più aggressiva rispetto a una batteria, ne parliamo direttamente, facciamo prima, come la Eneloop, che siano da 1900 o da 2000, dove il peso anche effettivo della batteria è un po' più ampio e i milliampere che si possono raggiungere sono più del doppio rispetto alle Neochamp e alle Fujitsu. Questo che cosa ci fa dedurre? Che le Fujitsu e le Neochamp sono sicuramente delle batterie che sono maggiormente in realtà indicate per un utilizzo diciamo da sparo, ok? Hanno molto più spunto, hanno tantissima accelerazione, sono molto indicate per i primi secondi di gara. Mi ero effettivamente dimenticato di accendere le luci, scusate se avete visto l'inizio del video un po' buio, ma proseguiamo. Ovviamente le Eneloop 1900 o 2000 che sia hanno più massa chimica, possiamo definirla così. Quindi sicuramente il valore di current con cui vanno a lavorare è molto più inferiore, ok? Perché a parità di spazio parliamo comunque di 2000 mAh rispetto alle Eneloop e alle Fujitsu, dove i milliampere sono 950, quindi a parità di necessità di erogazione qui abbiamo molta più massa chimica rispetto alle Neochamp e alle Fuji. Questo effettivamente in che cosa si traduce? Sicuramente c'è meno spunto per quanto riguarda la pila, diciamo, parliamo di un paragone per quelli che sono i grandi numeri, ok? Il fatto che magari abbiate delle Eneloop 2000 che staccano a 1,65 o hanno una curva incredibile è dato anche potrebbe anche essere dato dal fatto che o siete stati bravi a lavorarli o semplicemente avete avuto molta fortuna a trovare quella cella. In linea di massima, però, sempre parlando su grandi quantità di celle in comparazione, le Eneloop di questa portata, o comunque in linea generale le formato AA, che all'incirca si attestano su questo quantitativo di milliampere in queste dimensioni, ci danno sicuramente molta più stabilità, molta più percorrenza nel tempo e anche un comportamento più prevedibile, oltre che, tra le altre cose, più massa. E qui veniamo a un altro grande tema nel momento in cui si parla di pile, ovvero il peso. Le Neochamp, così come abbiamo preso ad esempio le Neochamp e le Fuji in versione pink, il peso è il medesimo, a singola batteria parliamo soltanto di 18 grammi. Per quanto riguarda invece le batterie tipo le Neochamp, quindi nel formato da circa 2000 mAh, parliamo in realtà di 27-28 grammi. Capite bene ragazzi che ci sono quasi 10 grammi di differenza per singola pila. Quindi fare questo cambio dal punto di vista delle batterie ha un grosso impatto sul nostro assetto, perché vuol dire andare ad aggiungere o togliere quasi 10 grammi sempre nello stesso punto, in basso e al centro della nostra Mini 4VD. Questo effettivamente in che cosa si traduce? Quindi già abbiamo un bivio, quindi la scelta tra pile più leggere, più reattive e con meno durata nel tempo, possiamo dire così, quindi Neo e Fuji, oppure le Eneloop o comunque il formato da maggiori milliampere. Nel primo caso quindi la nostra Mini 4VD sarà molto più reattiva, molto più nervosa. Nel secondo invece sarà molto più stabile, più piantata e molto probabilmente ci saranno anche meno errori di percorrenza. Cambiare anche la tipologia delle batterie quindi può cambiare il vostro assetto ben più di spostare un roller. Ora arriviamo ai caricabatterie. Prendiamo ad esame due dei caricabatterie di cui abbiamo parlato più spesso qui sul canale. Il primo è, diciamo, il santo graal da questo punto di vista dei caricatori, un po' vuoi perché ha un costo in resell che ormai si aggira attorno ai 200 euro, ovvero il Graupner Ultra Duo 60, ci sono anche altre versioni, il 50 con la terza uscita, senza, il 45 con o senza alimentatore, però comunque il caricatore della casa tedesca è un ottimo caricatore che purtroppo, ahimè, è fuori produzione, non si trova più e l'unico modo per trovarlo è il resell. L'altro è il caricabatterie di cui abbiamo parlato, diciamo, abbastanza ultimamente sul canale,
della linea Toolkit RC, appunto l'M8D. Non fanno proprio la stessa cosa e, personale parere, probabilmente non vanno neanche giudicati con gli stessi parametri. La caratteristica principe dell'Ultra Duo è la carica lineare. Questo significa che abbiamo un comportamento ripetibile, delta peak sempre pulito e delle misurazioni perfette, sempre ripetibili. Sicuramente è sempre molto indicato nel momento in cui devo scremare tante batterie, fare un matching rapido anche in base a quelli che sono i valori, semplicemente scaricandole, guardandole dallo schermo, e anche capire probabilmente se una cella è ancora sana. Ovviamente però i numeri sono sempre solo una fotografia delle nostre celle. L'M8D, oltre ad essere prodotto da un'azienda che è attualmente attiva dal punto di vista dei caricatori, vengono rilasciati aggiornamenti come vi ho raccontato nel video dedicato, vengono aggiornate non solo funzioni già esistenti ma ne vengono introdotte anche di nuove, ed è un caricatore moderno appunto, ad alta potenza, con una regolazione che è definita di tipo switching. Detto in parole povere, questo si traduce in una lavorazione un po' più a impulsi rispetto che lineare. Però ragazzi, quello che vi vorrei spiegare è che questo non è effettivamente un difetto, è semplicemente un altro modo di lavorare. Possiamo più definirlo vicino a una forma di, possiamo definirlo stress dinamico delle nostre celle. Secondo me una delle funzionalità più peculiari che non abbiamo ovviamente esplorato nel video che abbiamo portato per tutti, ma di cui oggi vi voglio parlare, dell'M8D, è appunto il fatto che nel momento in cui si va a ciclare, poco sopra, ve lo faccio vedere, facciamo prima, ho tolto il connettore, ma qui dovreste riuscire a vederlo, poco sopra la porta di ingresso XT90 abbiamo inserita qui una micro SD che possiamo anche andare a togliere, ve la faccio vedere. Questa viene fornita a tutti gli M8D, è già inserita qui al suo interno, è molto piccola ovviamente perché è 256 mega, però vi assicuro che per quello che serve a noi è assolutamente sufficiente. A che cosa serve? Questa micro SD in pratica viene utilizzata come storage dal nostro caricatore per andare a costruire dei file Excel in formato XLS appunto, dove andare a loggare, quindi a scrivere tutto quello che succede singolarmente alle celle che abbiamo in lavorazione per entrambi i canali, anche contemporaneamente. Quindi abbiamo un foglio Excel che mano a mano che i secondi passano fa una rilevazione che è circa di 2 secondi, tra 2 secondi e l'altro abbiamo dei valori loggati, quindi abbiamo una riga in più nel nostro file Excel per capire come si stanno comportando appunto le celle. Lo so, è una figata. Questo perché in maniera molto molto facile, prendendo questi valori e creando dei grafici appunto in Excel, possiamo andare a vedere effettivamente quella che è la curva di scarica della nostra batteria. Riesci a capire anche facilmente, anche con delle basette tipo queste, dove hai più batterie, quindi non 2, non una, ma addirittura 4, riesci anche a capire effettivamente se singolarmente quella cella perdendo più delle altre, perché il valore è preciso per singola cella. Per farvi un po' il paragone di quello che succede, è come se dall'Ultra Duo noi vediamo una foto, ok? Vediamo questi valori, te li dovresti segnare mano a mano che passa il tempo. In realtà però sull'M8D noi facendo così abbiamo effettivamente un film, ok? Cioè noi al termine della lavorazione prendiamo questo Excel e possiamo andare anche visivamente a vedere la curva di scarica. A questo punto, secondo me, la domanda che vi starete ponendo, ma l'M8D dovrebbe effettivamente sostituirlo? Allora, da un punto meramente di funzionalità, possiamo dire in gran parte sì. Ma sicuramente con questa funzionalità possiamo dire che l'M8D è veramente molto comodo. Se dovessimo fare uno schema di quello che è il workflow che possiamo fare con entrambi i caricatori, possiamo dire che quello dell'Ultra Duo è effettivamente quello di mettersi lì, segnarsi i valori e scremare effettivamente quello che viene poi loggato, viene poi comunque prodotto durante la scarica dei valori delle nostre celle. Con l'M8D ci è sufficiente eseguire il procedimento di ciclo delle nostre batterie e confrontare poi effettivamente quella che è la curva di scarica anche per effettuare l'accoppiamento. Sì, perché l'accoppiamento si fa basandosi su questo, quindi
Nel tempo, le nostre due batterie che andremo a utilizzare nel tempo, più avranno un comportamento simile, quindi avranno dei valori durante la scarica, quindi non andandola a campionare soltanto in determinati secondi, ma abbiamo molti più valori, possiamo farlo veramente per tanto tempo, quindi anche proprio da una scarica da pieno a vuoto per la nostra batteria, possiamo effettivamente capire se quelle batterie sono meglio o peggio di altre e soprattutto andare ad accoppiare realmente. Ovviamente classificheremo come migliori le batterie che, per quanto riguarda questa curva, perderanno meno tensione nel tempo, avranno più coerenza, quindi andremo a fare un abbinamento tra quelle che hanno valori più vicini e quella che magari è anche più adatta all'assetto della vostra Mini, perché non è detto che dei valori di tensione molto molto alti e una scarica diciamo un po' meno rapida, quindi con le 2000 magari per esempio possono andare bene su tutti gli assetti, perché magari la vostra Mini è molto molto agile e riesce a gestire bene soltanto delle NeoChamp, o viceversa ha necessità di avere un po' più di stabilità sia in termini di massa che di tensione, quindi sono tutte prove che poi effettivamente vanno fatte. Questo è effettivamente l'Excel che viene prodotto dal nostro Toolkit RC M8D. Come vedete ci sono tantissimi valori veramente molto interessanti. La tipologia di operazioni che sono state fatte, ma in realtà anche già dal nome abbiamo il fatto che le operazioni sono state svolte sul canale 1, formato NIMH, 2 celle, perché 2S sta per quello, ed è la seconda run. Poi abbiamo la data del file, insomma tutta una serie di informazioni che ci sono anche utili per capire che cosa stiamo facendo. Ok? Questo era un ciclo nel formato 10 cicli, ho provato a fare un tentativo da questo punto di vista con una carica, 1 ampere in scarica e 3,5 in scarica, lo vedete qui. Sono tutti esperimenti, tutte prove che facciamo, ma non focalizziamoci sui dati, ok? Non voglio parlarvi di valori che dovete utilizzare in questo momento, ma spiegarvi che cosa abbiamo qui. Perché? Perché abbiamo prodotto per voi e solo per voi un foglio Excel, che è il secondo foglio di questo documento che ora vedremo, che prendendo l'Excel che viene prodotto dall'M8D ci dice un po' di cose su cui fare dei ragionamenti, ok? Quindi nella prima colonna, quella che vedete qui, abbiamo il tempo, questi sono ore, minuti e secondi divisi dai 2 punti, poi tutta una serie di altre informazioni di cui non ci frega assolutamente niente, o magari sì, non lo so, ma quello di cui parlo oggi, di cui vi parlerò oggi, sono la colonna K e la colonna L, corrispondono in millivolt a quello che viene appunto tracciato dal nostro M8D durante il cycle. Questi log vengono fatti anche in carica e in scarica, ok? Quindi non soltanto durante il cycle, per cui potete banalmente scaricarle e andare a fare queste operazioni. Sì, perché io ho preso il primo foglio che avevo, per cui insomma voi potete utilizzarlo anche in altro modo. Come vedete qui abbiamo fino a 8 batterie, ok, che possiamo andare a gestire, perché la porta bilanciatrice dei 2 canali arriva fino a 8 batterie, a 8 celle, ok? Che cosa possiamo fare qui? Abbiamo prodotto un foglio Excel che vedete qui, dove praticamente vengono tradotte direttamente in secondi in questa cella il primo valore che vedevate là, suddiviso dai 2 punti per ore, minuti e secondi, perché è quello che ci serve per costruire i nostri grafici, no? E poi abbiamo fatto la divisione in volt, perché insomma i millivolt a me danno noia, ho sempre preferito utilizzare i volt, perché poi i caricatori anche a livello di interfaccia ci mostrano questo. Oltre a questo, quello che siamo andati a definire è il delta, ok? Quindi il delta a parità di secondi tra batteria 1 e batteria 2. Questo perché? Perché dobbiamo anche capire se effettivamente la nostra cella ha dei valori che possiamo così definire bilanciati, ok? Perché ovviamente il delta, essendo la differenza tra un voltaggio e l'altro, più è alto, più le nostre celle saranno sbilanciate. Allora sì, sono sempre Seven dal futuro. In realtà abbiamo sviluppato un sistema che prende questi fantastici Excel e vi dà direttamente in automatico tutto quello che vi serve sapere sui dati delle vostre batterie. Se volete provarlo, se vi interessa, è un qualcosa che potete trovare su appiradiocommandati.com. Questo è un sistema, diciamo, è in anteprima, è ancora in beta. Sarà il calderone in cui
andremo ad inserire tutte quelle che sono funzionalità un po' a supporto del mondo del modellismo. È una specie di social, ok? Quindi ci sarà la possibilità per gli organizzatori di gestire i propri campionati, le proprie gare qui sopra, e tra le tante altre cose, se siete abbonati al canale dei radiocomandati, avrete tutta una serie di funzionalità extra, appunto come un sistema, diciamo, che col supporto della IA va a dirvi effettivamente un po' di cose legate alle vostre pile. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. E anche per questo video è tutto, ragazzi. Vi ringrazio infinitamente di averci ascoltato. Vi parleremo ancora approfonditamente di MHL, questo tool, questo sistema che stiamo sviluppando. Un po' più avanti arriveranno dei video dedicati, comunque ne parleremo sicuramente nella prossima live, e a chi piacendo, arrivederci alla prossima, ciao.